Se dovessi ripartire da zero come creator oggi, sappi questo: il 99% dei consigli che senti in giro è spazzatura. Il mercato del 2026 non darà mai un premio a chi pubblica più roba, ma a chi ha una strategia affilata come un rasoio. Tanti credono che sia tardi, perché magari il treno è già passato. Sbagliato. Prova a immaginare: cancelli tutto, 0 iscritti e devi ricominciare da zero. Quella che sto per darti non è una lista di buoni propositi, è una mappa esatta, passo dopo passo, che io stesso seguirei per trasformare una passione in un business che sta in piedi e che tu puoi iniziare a copiare letteralmente da domani. Il mondo dei creator è cambiato. La corsa disperata alla viralità, ai balletti improvvisati e ai consigli superficiali non attaccano più, per fortuna. L'algoritmo non è un mostro da combattere, ma uno strumento che premia la chiarezza e il valore. E quella frustrazione che provi, quella di lanciare un video in un buco nero, non è colpa tua, è il sintomo che manca una strategia. In questo video ti consegno un framework preciso che userei io per costruire un brand e un business profittevole partendo da zero, oggi. Non ti servono attrezzature da migliaia di euro né un team di produzione, questo te lo dico subito. Ti serve un piano. E il nostro piano si basa su 5 passi fondamentali, una vera e propria mappa per il futuro. Quindi se sei stanco di sperare e vuoi iniziare a costruire, prendi appunti perché stiamo per disegnare il tuo percorso. Andremo dal mindset alla monetizzazione e te lo prometto, alla fine ti sarà tutto più chiaro. Il primo passo non ha niente a che vedere con la tecnica, è mentale ed è proprio qui che la maggior parte dei creator molla. Ancora prima di accendere la videocamera, e questo per 2 ragioni precise: la paura del giudizio e la scelta di una nicchia inesistente. Parliamo della sindrome dell'impostore. Chi sono io per parlare di queste cose? I miei primi video saranno un disastro. Ottima notizia, è assolutamente vero, e va benissimo così. I tuoi primi 10 video devono fare schifo. L'obiettivo non è la perfezione, è la raccolta di dati. Ogni singolo video, anche se fa solo 10 visualizzazioni, è un indizio per l'algoritmo e un'ora di volo per te. Quindi smettila di pianificare all'infinito e inizia a pubblicare. La tua crescita non è quella di un architetto con il progetto già definito, ma quella di un archeologo che inizia a scavare e si adatta a quello che trova. Adesso la nicchia. L'errore mortale è essere generici. Business, crescita personale, marketing non sono nicchie, sono galassie. Nel 2026 vince chi va in profondità. Non devi piacere a tutti, devi diventare indispensabile per pochi. Invece di crescita personale, facciamo un esempio, prova a pensare a crescita personale per giovani professionisti intrappolati in un lavoro che odiano. Oppure, invece di fitness, scegli fitness a casa per neomamme che non hanno un minuto libero. Ok, ma come trovi la tua? Bene, metti insieme 3 cose. 1. La passione, ovvero cosa faresti anche gratis. 2. La competenza, in cosa sei meglio della media. E 3. Il problema di mercato, che cosa cercano disperatamente le persone su Google e su YouTube? Se riesci a descrivere il tuo pubblico come se fosse un tuo amico, con le sue paure, i suoi sogni, hai trovato l'oro. L'obiettivo non è collezionare follower, ma risolvere problemi veri a una community vera. Una volta gettate le fondamenta, ti serve un sistema, un metodo per creare contenuti in modo costante e senza esaurirti dopo 3 mesi. Ricorda, la coerenza vince sempre sull'intensità sporadica. Il segreto non è fare di più, ma fare meglio con un sistema. Primo, la qualità. Nel 2026 autentico non è più una scusa per fatto male. Il pubblico ha delle aspettative. Non ti serve una videocamera da 20.000 euro, ma un audio pulito è un obbligo morale. Un microfono da 100 euro e un paio di luci decenti fanno il 90% del lavoro. Tratta ogni video, anche con 0 iscritti, come se parlassi a un'arena di 100.000 persone. Secondo pilastro, il tuo workflow. Nei miei corsi di formazione e nelle mie consulenze uso sempre l'analogia del ristorante. Immagina il tuo canale come un ristorante. Se un giorno servi sushi, il giorno dopo pizza e quello dopo hamburger, i clienti si confondono e non tornano. Il tuo canale deve avere un menù chiaro, scegli massimo 3 formati, un'intervista, un tutorial e una serie di short, e attieniti a quelli. Infine, per diventare una macchina da guerra, ma senza fondere il motore, che è la cosa più importante, usa l'intelligenza artificiale e la tecnica del batching. L'AI è il tuo superpotere, non il tuo sostituto. Usala per trovare idee, creare scalette, sbobinare video. Poi blocca un giorno al mese, uno solo, e registra 4, 5, 6, 7, 8 video, quanti riesci.
Questo approccio ti toglie la pressione del devo creare ogni giorno e ti garantisce una costanza a prova di bomba. Ok, hai un sistema, ma cosa ci metti dentro? La strategia di contenuti più intelligente per il 2026 è ibrida. Un mix perfetto tra contenuti trend e contenuti evergreen. I contenuti di tendenza sono come un'onda. La cavalchi per avere subito un picco di visibilità. Sono legati a notizie, a eventi, a challenge virali. Servono a farti notare a occhi nuovi. Quindi potresti fare video in cui si analizza un nuovo tool di AI appena uscito o commentare una notizia calda della tua nicchia. Hanno una vita breve però molto intensa. Il loro scopo è accendere riflettori su di te. I contenuti evergreen invece sono le fondamenta del tuo castello. Sono come un albero che cresce lento ma inarrestabile. Rispondono a domande che il tuo pubblico ti farà sempre. Come iniziare a investire da zero? Guida completa all'editing video. 5 errori da evitare quando parli in pubblico. Questi video magari non esplodono subito, ma macinano visualizzazioni e valori per mesi e mesi e mesi, se non addirittura anni. Sono loro che costruiscono la tua autorità e lavorano per te anche mentre dormi. La regola che seguirei io? La regola dell'80-20. L'80% delle tue energie va nella creazione di una libreria di contenuti evergreen di valore assoluto. Il 20% invece la usi per intercettare i trend e dare una spinta alla crescita. Così costruisci un forte inespugnabile, evergreen, e allo stesso tempo mandi esploratori a conquistare nuove terre, trend. L'errore più grande che vedo fare è quello di pensare che una volta che si è cliccato il tastino pubblica, il lavoro sia finito. Nel 2026 la creazione è il 50% del lavoro. L'altro 50% è la distribuzione. Sperare che l'algoritmo faccia la magia da solo è come giocare alla lotteria. Devi essere tu il primo e il più grande fan di te stesso. La strategia si chiama Omnichannel. Il tuo video su YouTube non è un traguardo, è il punto di partenza da cui si dirama tutto. Ogni video lungo che fai è una miniera d'oro per contenuti brevi e verticali. Da un singolo video di 15 minuti puoi ricavare per esempio 5, 6, 7 clip per Shorts, Reels e TikTok, ognuna con un gancio diverso. Puoi ricavare un carosello per Instagram o LinkedIn con i punti chiave, o addirittura una newsletter di approfondimento per la tua mailing list, e infine una serie di tweet che puoi postare su Threads che riassumono i concetti. In questo modo non stai creando più contenuti, stai massimizzando la resa di ogni goccia di sudore. Strumenti di intelligenza artificiale come per esempio Opus Clip possono fare gran parte di questo lavoro per te, scovando i momenti migliori e trasformandoli in clip pronte all'uso. E poi non snobbare le collaborazioni. Contatta un creator nella tua nicchia, oppure in una nicchia complementare, proponi qualcosa. Un'intervista incrociata, un video insieme, è il modo più rapido per presentarti a un pubblico nuovo ma già in target. Una collaborazione al mese può spingere la tua crescita a più di 10 video fatti da solo. Eccoci al punto finale, quello cruciale: pensare a come fare soldi fin dal primo giorno. Non come un sogno lontano, ma come un pezzo del puzzle. Aspettare di avere 100.000 iscritti per guadagnare con la pubblicità di YouTube è un modello di business del secolo scorso, fragile e pericoloso. Nel 2026 la vera ricchezza di un creator non sta nelle views, ma nella profondità del rapporto con la sua community. La strategia è diversificare e quindi costruire la tua scala del valore. Inizia subito a creare un asset che è tuo al 100%, ovvero la tua mailing list. Offri qualcosa di super utile in cambio della mail, un PDF, un template, un mini corso gratuito. Questo è il primo gradino. Quando hai una piccola tribù di persone fedeli, bastano anche 1000 fan veri, puoi lanciare prodotti digitali a basso costo. Un template di Notion a 27 euro, un ebook con le tue strategie a 47 euro, un workshop online a 97 euro. Questi non sono solo modi di guadagnare, ma anche per testare il mercato e capire cosa vuole davvero la gente. Io stesso ho iniziato così, vendendo tanti anni fa un piccolo prodotto digitale a pochissimi follower. Questo ti dà non solo un'entrata economica, ma anche la prova definitiva, ovvero quello che sai ha un valore reale. Man mano che la tua autorevolezza cresce, puoi salire sulla scala del valore, quindi corsi strutturati, consulenze, membership. A quel punto, le entrate della pubblicità di YouTube diventeranno come una piacevole mancia, non il pilastro che regge tutto. Questo approccio ti rende libero dagli algoritmi e ti permette di costruire un'impresa che dura nel tempo. Ok, riepiloghiamo la mappa. Passo 1. Parti da fondamenta solide con il mindset giusto e una nicchia specifica e profonda. Passo 2. Costruisci un sistema di creazione a prova di burnout, puntando su qualità ed efficienza. 3. Adotta una strategia ibrida, bilanciando contenuti che durano per sempre, evergreen, e contenuti che cavalcano l'onda, trend.
Passo 4. Dedica tanto tempo alla distribuzione quanto alla creazione, con un approccio su più canali. Passo 5. Pensa a come guadagnare da subito, costruendo la tua scala del valore e andando oltre la semplice pubblicità. Questa che ti ho detto è la strategia esatta che seguirei io. Non è la via più facile, ma è l'unica che ti assicura di essere ancora qui, più forte che mai nel 2027 e anche oltre. Il mercato, ricordati, non è saturo, è solo diventato più esigente. Chiede professionalità, strategia e un'ossessione totale per il valore che porti al tuo pubblico. La differenza tra chi sogna di essere un creator e chi lo diventa è una sola parola: azione. Hai assorbito un sacco di informazioni, ora devi agire. Scegli uno solo dei passi che abbiamo visto e fai una piccola cosa concreta nelle prossime 24 ore. Se ti va, scrivimelo nei commenti qui sotto. Potrebbe essere passo 1, definisco la mia nicchia, oppure passo 4, estraggo la mia prima clip da un video. Voglio leggerti e ovviamente ti rispondo nel più breve tempo possibile. Se questo video ti ha dato anche un solo briciolo di chiarezza, considera di iscriverti al mio canale. Ora, smettila di aspettare il momento perfetto. Il momento perfetto è adesso. Inizia a costruire.